Ciao a tutti da Sergio all'anagrafe, SergioNet sulla PS. Oggi andiamo a vedere questa Aston Martin V8 Vantage S del 2015 che ci ha suggerito il nostro amico Johnny. Hi Johnny! Per capire un attimino come impostarla e come settarla per andare a usarla a Le Mans. Quindi è un'auto un po' particolare, non è facilissima proprio da settare, non si setta proprio alla prima da stock perché sennò scoda a bestia. Però insomma dai, è una macchina simpatica che si può gestire abbastanza bene. E poi dà anche delle grosse soddisfazioni perché anche come linea, come una Aston Martin è sempre una cosa un po' particolare, sempre abbastanza bella, sia da apprezzare esteticamente che anche internamente, e anche come motore che non scherza. Quindi partiamo con l'acquisto come prima cosa. Quindi si va nella nostra dashboard originale e andiamo a vedere dal brand central dove acquistare l'Aston Martin. Ovviamente è un brand non del tutto proprio inglese, il Regno Unito, quindi, e si va dove c'è l'Aston Martin. È proprio la prima nello showroom, questa qui di sinistra, costa 180.000 crediti. E chi può parlare dell'Aston Martin? Martin, ovviamente, battuta pessima, bellina, dai. Comunque, anche qui dice che appunto questa Aston Martin è un po', diciamo, la più piccolina della gamma, però non è da lasciarsi sorprendere, cioè non è da lasciarla proprio come ultima, perché effettivamente questa versione Sport, questa versione S appunto, sta per Sport, è stata un pochino più, diciamo, pompata, più grintosa rispetto all'altra classica della la V8 normale. Quindi, colorazione ce n'è quanti se ne voglia, poi io ci ho fatto una livrea un po' particolare, un po'. Però insomma, simile come marchio, come colorazione proprio il suo verdone, se non ricordo male, l'Aston Martin è più un verde, boh, non so se definirlo bottiglia, acqua, non lo so, un verde bello pieno. Quindi andiamo oltre. Io come dico sempre, quando si acquista un'auto nuova, io duplico sempre il setup. Perché? Perché magari un domani mi può tornare comodo per ripartire, per settarla, per ripartire, per riguardare dei parametri che usavano da stock. E quindi me lo salvo e uso subito, parto subito da uno schema di impostazioni diverso da quello che è lo stock. In GT Auto, che si compra in GT Auto? Qualcosina sì. Allora, si allarga prima di tutto la carrozzeria, quindi si spendono i nostri 50.000 crediti e si fa una carrozzeria larga, con questa animazione tutta simpatica di GT. Vabbè, carina dai, diciamo così. E la otteniamo larga. Dopodiché andiamo nella parte della personalizzazione e partiamo da, come partiamo praticamente quasi sempre, partiamo sempre dalle ruote. Ok, le ruote, queste non mi dispiacevano neanche, però ero un po' indeciso tra queste altre due da mettere, mi piacevano, ho messo queste OZ Wave, che sono simpatiche, mi sembrava ci stessero bene, poi sa, ognuno porta come gli pare. 19, largo, largo, come sempre, cerchione e centricità, tutto largo. Dalle ruote passiamo all'avantreno che prende il tipo A, poi prendiamo i fianchi, anche questi li facciamo nell'unica possibilità che abbiamo per sistemarli, e il retrotreno stesso discorso. L'alettone, metto un alettone alto, io come finale ho usato il 23 ma potete usare tranquillamente dove volete, in base alle mie caratteristiche della livrea che volevo fare ci ho messo il 23, però insomma è indifferente, quello non cambia. Ok, fatto ciò non abbiamo la gabbia di sicurezza, quindi non la installiamo, semplicemente. Ok, detto ciò, da GT Auto torniamo dalla dashboard iniziale e passiamo al negozio. Compriamo qualcosina per renderla bella pomposa, bella adatta per il nostro circuito di Le Mans. Allora, riduzione peso fase 1, ok. Passiamo alla seconda parte. Qui abbiamo l'albero a camme. No, non lo comprate perché andiamo a Suprema, compriamo questo albero a camme, sollevamento S, e visto ci siamo prendiamo anche bielle e pistone in titanio e l'albero di trasmissione in carbonio. Detto ciò, ritorniamo al nostro di là, quindi questo ve lo prende in automatico, riduzione peso fase 2, limitatore di potenza e anche la zavorra, tutte cose che compriamo. Poi compriamo anche il computer personalizzabile, l'LSD personalizzabile e infine l'aumento della rigidezza della carrozzeria. Nel reparto corsa la messa a punto bilanciamento motore, lavorazione dei condotti, marmitta, filtro dell'aria e intercooler da corsa. Poi compriamo anche la sovralimentazione coppia ad alto regime, il collettore di scarico, le pastiglie dei freni e uno dei due kit freni a vostra scelta. Di sotto il frizione e volano da corsa, le sospensioni personalizzabili, il controllo e bilanciamento freni, il rapporto marce da corsa personalizzabile e le gomme da corsa dure, ovviamente.
Ovviamente ci va messo anche per chi vuole l'adattatore angolo di sterzata, ma le intermedie vanno prese per forza, ok? E fin qui ci siamo, benissimo. Torniamo, abbiamo comprato un bel po' di roba, eh. Andiamo a vedere il setup di questa V8 Vantage da portare alle Man. Allora, ecco, prendiamo la nostra corsa, eccola qui, e il nostro setup. Si parte ovviamente come da corsatura, visto che abbiamo comprato quelle. Queste sono le regolazioni delle sospensioni che ho usato per questo circuito e queste sono il differenziale. La deportanza 56 sull'avantreno, 2,90 sul retrotreno, 95 di potenza, la zavorra indispensabile per controllarla un po' meglio, tutta sul retrotreno, 98 di potenza, di limitatore di potenza, 3,30 punta massima con le regolazioni standard, quelle sono le standard, queste mi sembra andavano più che bene, anche perché la sesta finisce a 4,35 secondo loro, per cui si va molto molto in avanti. Qui mettiamo tutte le cose che abbiamo comprato, quindi tutto. Nel controller freni l'ho lasciato a 0, quindi anche se non lo comprate è uguale. Qui le cose che appunto abbiamo comprato, non la riduzione peso fase 3, la 3 no. Qui l'ambito trasmissione quello ad alto sollevamento, frizione volano da corsa e per chi l'ha messo il kit angolo di sterzata. Ok, riaccompaio e andiamo a parlare un secondino della strategia. Allora, strategia da usare qui alle mani. Facciamo partire la gara, se no non ne parliamo nemmeno. Inizia. Ok. Allora, mappatura qui useremo sempre bugia, sempre a 6, perché se no non facciamo i soliti 3 giri. Perché ho detto bugia? Perché purtroppo qui il tempo, una volta non piove mai, una volta piove due sbrizzolini, una volta fa un diluvio universale. Vediamo oggi che ci riserva la nostra buona intelligenza artificiale o IA, come dicono quelli bravi professionisti. Quindi, in base a quello, varierà la tipologia della strategia. Di norma, io metto mappatura 6, faccio 3 giri, faccio 3 e 3 e poi l'ultimo classico. Però, in questo caso, cambia un po' la situazione. Perché? Perché sta arrivando un mega temporalone, quindi da mappatura 6 porto 1 per andare molto molto velocemente ai box e intanto, visto che ci sono, siamo alla metà, dopo appena scollinata la metà del secondo giro e mi bevo anche i nostri due piloti di testa con portiglia che lo ritroveremo anche più tardi. Perché? Perché io ovviamente mi fermo qui ai box, vado a fermarmi ai box a questo secondo giro, alla fine del secondo giro. Metto, vedete il meteo come era nel radar, metto le gomme intermedie e rifaccio il pieno come se fosse un pit stop al terzo giro. Lo faccio, l'ho anticipato al secondo. Ovviamente dovrò stare attento quando riparto a rimettere la mappatura a 6. Il TCS l'ho lasciato a 1, non ho fatto grosse cose, quindi TCS l'ho lasciato a 1, però la mappatura da 1 la riporto a 6. Ok, ci metto poco a recuperare tutti, anche se ero ripartito dopo, perché ovviamente sta venendo giù un diluvio, tutti si vanno tranquillini e io posso andare anche un po' più pesante, per cui vado più veloce e quindi recupero portiglia subito alla fine del giro. Mi rifermo alla fine, ovviamente, secondo giro, 3 giri, alla fine del quinto giro. Non cambio le gomme sperando di arrivare fino in fondo con queste gomme intermedie. Purtroppo non sarà così, però intanto mi fermo e siamo al quinto giro, alla fine del quinto giro, quindi mi mancava da fare il sesto e il settimo. Faccio il full di benzina e metto mappatura 4, tanto devo fare 2 giri, per cui può andare più che bene così. Il problema è che alla fine del quinto giro, alla fine del sesto giro, scusate, sono le gomme cotte, perché sull'asciutto queste gomme intermedie si consumano tantissimo. Quindi le cambio, metto le dure, stando, ora vi faccio vedere, attenti all'uscita, però non faccio benzina, tanto non importa. Quindi metto le dure, all'uscita occhio pianino, perché qui è sempre umidiccio, quindi se date tutto gas, testa coda a bestia. Quindi torniamo sull'asciutto e ci facciamo l'ultimo giro in tranquillità, in scioltezza e chiudiamo appunto la gara con un bel vantaggio sul secondo, anche se ci abbiamo messo 32, 33, 33 minuti, pace, però insomma loro avevano un'acquazione disumano, io l'ho presa, ho dovuto fare una sosta in più, per cui invece che 2 ne ho fatte 3, però la chiudiamo tranquillamente. Bene, 1 minuto e 06 su Gallo, su Valerio, e nulla, chiudiamo anche questa gara, così, con gli 825.000 crediti che ci fanno comodo. Bene, spero Johnny che sia stato utile questo setup, che te lo posso utilizzare già da subito. Se vi è piaciuto, oltre che a Johnny è piaciuto anche agli altri, mettete pure un pollicione se volete, non è un problema. Se poi volete iscrivervi al canale, stesso discorso, fatelo pure con tranquillità.
E ricordatevi però di iscrivervi e di mettere la campanellina è importante, se no non ritrovate poi le nuove uscite, non ve le visualizza. Se volete scrivere nei commenti, volete proporre qualche auto da fare, o mi scrivete su WhatsApp o mi scrivete qui nei commenti, nessun problema, da qualche parte rispondo sempre a tutti nei limiti del possibile. Ho creato anche un gruppo su Telegram di cui posto qui il QR code per chi volesse far parte, qui scambiamo un po' di idee, battute, divertimenti generali. Nulla, ragazzi, grazie ancora e ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti da Sergenet.